Buongiorno a tutti cari amici tifosi rossoneri, benvenuti o bentornati sul canale Milanisti. In questo momento, al di là delle amichevoli che, come è successo nell'ultima giocata con il Liverpool, ci stanno dando delle indicazioni abbastanza precise su quello che sarà il Milan di Allegri per la stagione del 25-26 e su cui farò nei prossimi giorni un video dove analizzerò le partite che sono state giocate e cercheremo di capire insieme cosa aspettarci nella costruzione di questa nuova squadra. Tiene banco ovviamente il mercato e tra tutte quelle che sono le notizie di mercato tiene banco la situazione Yashari. In questo video vi svelo quella che è la verità che sta dietro questa lunghissima e estenuante trattativa che sta veramente mettendo a dura prova la pazienza di noi tifosi, dei dirigenti del Milan, del giocatore e anche del Bruges. Prima di tutto però vi chiedo di sostenere questo canale con iscrizione se non l'avete ancora fatta, l'accensione della campanella fondamentale per l'algoritmo, il like al video e soprattutto i commenti che sono fondamentali e vanno bene anche tattici, anche un ciao, un grazie va benissimo per sostenere il canale. Grazie a tutti. Allora, situazione Yashari. Vi racconto prima come stanno le cose perché sono riuscito a ricostruire la verità, cioè quello che esattamente sta succedendo, perché nei giorni scorsi vi avevo riportato delle informazioni che non erano corrette, perché purtroppo quando c'è una situazione del genere le informazioni si rincorrono e purtroppo escono fuori anche notizie non precise, non corrette e quindi si corre il rischio di riportarle e quindi di poi non vengono verificate in maniera molto precisa si rischia di riportare informazioni inesatte. Non che a noi ci cambi tantissimo perché si parla di inesattezze che riguardano, scusate, semplicemente la cifra di cui si sta trattando, oggetto della trattativa con il Bruges, ma è evidente che bisogna essere precisi quando si parla di cifre perché le cifre ci fanno capire, ci fanno percepire più precisamente quello che è lo stato dell'arte della trattativa Milan-Bruges per Yashari. Allora, vi avevo detto che erano trapelate notizie nei giorni scorsi per le quali si pensava che il Milan fosse arrivato ad offrire 35 milioni di base fissa più 2-3 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Non è così perché il Milan ha offerto ufficialmente 33,5 milioni di base fissa più 1,52 milioni, questo non è ancora chiarito, di bonus per arrivare a una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni, che poi siano 35,5 o 35 cambia veramente poco, ma questo da subito ci fa capire che l'offerta del Milan non si è nemmeno mai avvicinata alla richiesta del Bruges che è di 40 e quella si sapeva sin dall'inizio. Quindi è chiaro che questo irrigidimento da parte del Bruges non è un irrigidimento di carattere di principio, diciamo così. Quindi non si parla di 1.500.000 euro di differenza che a quel punto potrebbero tranquillamente essere limati dal buon senso reciproco e soprattutto dalla capacità del Bruges di accontentare un giocatore al quale evidentemente si è promesso qualcosa, perché il giocatore si è nettamente irrigidito nei confronti del Bruges e questo lascia pensare che in tempi non lontanissimi il giocatore attraverso il suo procuratore abbia fatto sapere al Bruges che avrebbe gradito, un domani fosse arrivata una richiesta da un club gradito, di poter lasciare il Bruges, chiaramente a patto che arrivassero nelle casse del Bruges tanti soldi. Non so se in questo accordo verbale tra il giocatore tramite il suo procuratore e il Bruges si sia parlato di cifre precise, non credo, perché quando si fanno questi accordi sulla parola ovviamente si parla di cifre indicative. Probabilmente il Bruges gli ha risposto al procuratore del giocatore che
sì, che il Bruges avrebbe lasciato andare il giocatore per crescere, ovviamente per cogliere l'occasione della vita di andare a giocare in un club top, a patto che arrivasse un'offerta congrua. Questo congrua però può voler dire tante cose, e quindi probabilmente l'irrigidimento di Yashari sta nel fatto che la valutazione del club Bruges sul giocatore è nettamente sovrastimata, cioè nettamente più alta rispetto alla valutazione di mercato. Quindi quando un club ti promette che se arriva l'offerta giusta ti lascerà andare, e poi aumenta esponenzialmente la richiesta in denaro per poterti lasciare andare, questo è un po' un dispetto, è un po' una presa di giro, è un po' un comportamento non corretto. E quindi io credo, questa è una mia personale opinione, che il giocatore si sia irrigidito proprio perché il Bruges sta chiedendo una cifra, 40 milioni, che evidentemente è più alta della valutazione di mercato. Ovviamente poi ognuno fa i suoi interessi, ci mancherebbe altro, però queste sono dinamiche interne fra giocatore e società che solitamente quando accadono vedono la società accontentare le richieste del giocatore per un senso anche di gratitudine, e vedono la società magari abbassare un pochino le pretese pur di accontentare il desiderio del giocatore di vestire un'altra maglia. Non è questo il caso. Il Bruges si è impuntato su una cifra 40 milioni che il Milan, come abbiamo detto, dall'offerta che ha fatto proprio poche ore fa e che è stata rifiutata, perché ovviamente sapete sicuramente che la notizia di ieri è che non ufficialmente, ma il Bruges attraverso i canali stampa ha fatto sapere di aver rifiutato praticamente l'offerta del Milan. Quindi in questo caso, quando c'è una situazione del genere, chiaramente c'è uno stallo, perché sembra che la trattativa sia sfumata, ma non è così. E ora vi spiego qual è la verità. La verità è che il Milan, proprio contando sulla volontà del giocatore, che sta facendo una cosa veramente inedita, veramente non usuale, cioè quello di mettersi totalmente contro il proprio club di appartenenza, ha deciso di giocare una partita molto molto delicata e rischiosa. Quindi sembra, da questo punto di vista, che il Milan voglia aspettare. Come dire, ho fatto l'offerta di 33,5 più bonus, che arriva a un totale di circa 35 milioni, non ritiro questa offerta, aspetto, però non rilancio. Questa è la posizione del Milan. Il Bruges fa sapere che non lascerà partire il giocatore fin tanto che non arriverà un'offerta globale, base fissa più bonus pari a 40. Il giocatore fa sapere che non vestirà più la maglia del Bruges in partite ufficiali. Il giocatore si è impuntato, e ripeto, questa impuntatura, questo comportamento al limite del regolamento, perché io poi non so precisamente come funziona in Belgio, la Federazione del Belgio, come prenderà questa situazione, non so a livello UEFA come potrà essere gestita questa situazione, non so nel contratto che ha firmato Yashari cosa c'è scritto nel contratto che ha firmato col Bruges, ma Yashari ha fatto sapere alla propria società che si rifiuta di continuare a giocare col Bruges e che l'unica destinazione gradita è il Milan, rifiutando di fatto qualsiasi tipo di offerta arrivata da qualsiasi parte del mondo. Recentemente sono stati fatti due sondaggi a due squadre inglesi, lui ha rifiutato tutte le possibilità. E la strategia del Milan è proprio quella di puntare su il comportamento, sull'atteggiamento del giocatore, perché il Bruges in questo momento rischia di se non vende il giocatore alla cifra offerta dal Milan, rischia di trovarsi in rosa un giocatore che non giocherà, che non utilizzerà. Poi, ripeto, non so se subentreranno sanzioni, se subentreranno squalifiche, se il giocatore potrà in qualche modo essere obbligato a giocare, ma non credo, perché ovviamente
nessuno può essere obbligato a fare qualcosa. Non so se questo porterà alla rottura del contratto, non so cosa potrà portare questa situazione, ma sicuramente niente di buono per il Bruges, perché se il giocatore rimane fermo sulla sua posizione potrebbe veramente mettere in grossa difficoltà il Bruges, ma, ed è qui che casca l'asino, come si suol dire, ma il Bruges potrebbe fare lo stesso, cioè il Bruges potrebbe impuntarsi a oltranza, rifiutando qualsiasi tipo di offerta che non sia pari a 40 milioni richiesti, e questo potrebbe far sì che il giocatore si trovi a stare un anno fermo sostanzialmente, perché il Bruges non lo vende, il giocatore non gioca e quindi sta un anno al Bruges, si allena in disparte ma non gioca. E è una situazione assurda, paradossale. Io credo che il Milan in questo momento stia giocando una partita molto molto delicata, molto molto rischiosa, perché se il Bruges decide di non accettare richieste inferiori a 40 milioni, il Milan non intende offrire 40 milioni. Il Milan può aspettare fino alla fine del mercato, ma il giocatore non lo prenderà mai, e questo mette a rischio anche il piano B, che comunque è un piano B, quindi chiaramente è un ripiego, ma che a questo punto, se il Milan gioca a oltranza, potrebbe rischiare di mettere il Milan in condizione di perdere anche il piano B e magari dover virare su un piano C. Quindi già questa è una cosa negativa per la squadra, per Allegri, proprio per l'impatto che il giocatore potrebbe avere sulla squadra, ma è anche un danno di immagine, perché una società che perde 2 mesi di tempo per poi non portare a casa il giocatore fa veramente una brutta figura. Io non so come andrà a finire questa storia. È un gioco al logoramento, cioè è un gioco al massacro sostanzialmente, perché bisogna vedere chi si stufa prima. Se si stufa prima il Milan, ovviamente, e mi dispiacerebbe per questo ragazzo che sta facendo una cosa veramente incredibile. Io premierei questo ragazzo anche solo per quello che sta facendo, per voler venire al Milan a tutti i costi. E se si stufa prima il Milan, ovviamente andrà su un altro obiettivo che non sarà Yashari, perché non esiste un clone di Yashari con le sue caratteristiche, e quindi sarà un ripiego che non farà bene all'immagine del Milan e non farà bene all'umore dei tifosi e non farà bene neanche all'Allegri e alla squadra, perché sarà un giocatore meno forte, meno completo di Yashari. Se si stufa il Bruges, come ho detto, toglierà Yashari dal mercato e dirà: a questo punto ci siamo rotti le scatole, anche se il Milan ci offre 70, noi Yashari non glielo vendiamo, e Yashari fa bene a rientrare nei ranghi, perché sennò sta fuori tutta la stagione. E questo sarebbe un danno enorme per il Milan di immagine, un danno perché non arriva il giocatore, un danno perché questa decisione potrebbe arrivare negli ultimi giorni del mercato, mettendo il Milan in grossa difficoltà per trovare il sostituto, eccetera eccetera. Se si stufa il giocatore e dice: vabbè, ma avete rotto le scatole, allora rientro nei ranghi e addio Milan e torno a giocare nel Bruges, comunque a noi andrebbe male. Quindi abbiamo una possibilità su 3 che la situazione possa andare bene, cioè se il Bruges si stufa in senso positivo e dice: vabbè, ma avete rotto le scatole, ve lo do a questa cifra. Però ci sono 2 possibilità su 3 che vada male, perché se il Bruges si impunta in maniera negativa lo toglie dal mercato, se Yashari si stufa esce da solo dal mercato e dalla trattativa. Quindi è una situazione molto molto difficile, molto complessa, potrebbe andare avanti ancora per settimane, non per giorni, e questo logorerebbe il giocatore, che sarebbe in una situazione in cui, evidentemente, non sapendo come, quando giocherà, dove giocherà, mentalmente sicuramente non è una bella situazione. Logora il tifoso del Milan, perché già ci siamo rotti le scatole a questo punto, figuriamoci se dovremmo andare avanti altre settimane, e questo non fa bene all'ambiente. Logora anche Allegri, che deve completare un centrocampo, e senza un giocatore fondamentale come la mezzala, che potrebbe essere appunto Yashari,
diventa difficile per Allegri fare la cosa più importante, perché il centrocampo, abbiamo detto, è essere la zona più importante, la zona nevralgica del gioco, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Quindi è un gioco veramente al massacro. Io vi dico la mia, poi vediamo un sondaggio, così vediamo cosa pensano la maggior parte di quelli che hanno risposto al sondaggio su Sport Mediaset. Io credo che dietro a questa situazione ci sia lo zampino di Furlani, perché Furlani è rimasto molto molto scocciato dalla situazione De Ketelare qualche anno fa, nella quale il Milan per volontà di Maldini ha accettato di pagare tutti i soldi che chiedeva il Bruges, ma probabilmente Furlani se l'è legata al dito e quindi ora Furlani, trovandosi in una posizione diversa, perché De Ketelare non si sarebbe mai messo contro il proprio club dove è nato, dove è cresciuto, della sua città, eccetera, come invece ha fatto Yashari, Furlani pensa che questo fatto di avere il giocatore dalla propria parte possa forzare la mano del Bruges e possa obbligare il Bruges ad accettare quello che non vuole accettare. Trovo questo comportamento, se fosse così, assolutamente infantile. È vero che ballano 5 milioni, ma se per te Milan, questo giocatore, come credo, è indispensabile, fondamentale, perché ha caratteristiche che non si trovano in altri giocatori a queste cifre, lo devi prendere, e se lo devi prendere e ci vogliono 5 milioni in più, tiri fuori 5 milioni in più, che non credo e non penso che possano essere un problema per il Milan, perché se il Milan ha un problema a tirare fuori 5 milioni in più per un giocatore che vale 40 milioni, è evidente che ci sono dei problemi più grossi. Quindi non credo sia una questione economica, assolutamente, credo che sia una questione di principio, ma trovo che questo principio usato in questo modo sia assolutamente infantile e inaccettabile. Io ovviamente mi auguro che arrivi Yashari, perché ho capito che è un giocatore, è una sorta di tessera di un puzzle che si andrebbe a completare. Cioè è stato scelto accuratamente perché completa un puzzle di centrocampo che per noi diventa fondamentale. Non esistono copie, non esistono cloni, non esistono giocatori simili, quindi è veramente importante e mi auguro che arrivi. Ma credo anche che il Bruges non mollerà la presa fino a quando non otterrà i suoi 40 milioni, perché non ha niente da perdere, nel senso, è vero, il giocatore potrebbe rimanere fermo, ma il Bruges non ha bisogno di questi soldi, ha una squadra comunque completa, quindi potrebbe tranquillamente fare a meno di Yashari senza grossi problemi, perché la squadra è competitiva e per fare il campionato in Belgio è comunque attrezzata. E quindi quando te vai a trattare con una società che non è costretta a vendere il giocatore, che non ha bisogno di vendere il giocatore, imporre la tua valutazione del giocatore trovo che sia una cosa veramente fastidiosa per chi la subisce. Mettiamoci per un attimo a parti invertite nei panni del Bruges e pensiamo, per capire questa situazione, cosa succederebbe se arrivasse una società straniera di calcio e ci offrisse una cifra bassa rispetto a quello che è la nostra valutazione del giocatore, per un giocatore per noi abbastanza importante, come potrebbe essere, che ne so, Pulisic, no? Mettiamo che noi Pulisic lo valutiamo 40 milioni, arriva una società e ti dice io te ne do 30 oppure 35 per rimanere in tema, e mettiamoci nelle condizioni in cui questa società vuole imporre la sua valutazione, d'accordo col giocatore, ci vuole portare via il nostro giocatore, che per noi è importante, alla cifra che ha stabilito lei, perché ha trovato un accordo col giocatore, il giocatore si impunta e vuole andare via a tutti i costi, eccetera. Non è piacevole questa situazione. Chiaramente quelli del Bruges non ci stanno simpatici, proprio non mi stanno simpatici proprio in generale le società del Belgio, le società calcistiche del Belgio, perché da questo punto di vista le trattative non mi sono mai piaciute, non mi sono mai state simpatiche, ma bisogna fare l'avvocato del diavolo, no? Quindi bisogna mettersi nei panni dell'altra parte. Sicuramente non è piacevole imporre la propria valutazione.
Poi vedremo quello che succederà. Nel frattempo vi faccio vedere un sondaggio uscito oggi su Sport Mediaset, anzi è uscito ieri su Sport Mediaset. Il sondaggio è: il Bruges fa ancora muro per Yashari, il Milan deve cambiare obiettivo? Questa è la domanda e guardate cosa è uscito fuori. Al momento sono 81% i tifosi del Milan che hanno risposto e hanno votato 648 persone, quindi non propriamente due gatti, hanno risposto rispetto alla domanda: il Milan deve cambiare obiettivo? Sì, deve cambiare obiettivo, non bisogna perdere altro tempo, Allegri ha bisogno di rinforzi. Mentre no, bisogna lasciare un talento, bisogna puntarci, se Tale lo ritiene giusto, il calciatore giusto, hanno risposto il 19%. Quindi c'è una nettissima prevalenza dei tifosi del Milan, almeno in questo campione di 648 persone, che ha votato che è dell'idea di cambiare obiettivo. Anche perché, e concludo, Yashari sembra avere tutte le caratteristiche che servono ad Allegri per chiudere il cerchio a centrocampo, ma non abbiamo garanzie che arrivi e faccia quello per cui è stato chiamato, quello per cui è stato cercato. Ha un carattere completamente diverso da De Ketelare, ma De Ketelare quando è arrivato ha fallito completamente, quindi non avendo la certezza che questo giocatore possa poi effettivamente fare quello che serve, 40 milioni sono tanti, sono tantissimi, quindi non lo so. Io spero che arrivi, se proprio il Milan ha ritenuto che questo giocatore sia fondamentale, secondo me dovrebbe dare al Bruges i soldi che ha chiesto per portarlo a casa prima possibile per completare il centrocampo. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, che così sarò felice di fare un piccolo sondaggio interno, magari farò un sondaggio anche nella sezione post di questo canale per vedere cosa ne pensiamo noi nella nostra community. Vi ringrazio per l'attenzione, vi terrò aggiornati ovviamente se ci saranno novità. Per adesso è tutto, grazie per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.